Occhio di lince, ciao! Eccomi qui, sono Edo Thomas, insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Il tema della lezione di oggi è la pratica di yoga con la sedia. Andiamo alla lezione! Allora, farò vedere una posizione di torsione sia a destra che a sinistra. Farò un tipo di respirazione soltanto in una parte precisa del corpo, quindi sul lato del torace sinistro oppure il destro. Ok? Comincio perché poi devo utilizzare anche il mattoncino tra le ginocchia. Allora, mi siedo molto dietro, quindi alla sedia, cioè sono qua con le schienali della sedia, potresti utilizzare una sedia qualsiasi, questa qua è una sedia utilizzata nel metodo Young per fare lezioni di yoga. Allora il mattoncino servirà da mettere tra le ginocchia, io premo il mattoncino in modo tale che le ginocchia non si spostano, il bacino non si sposta e di conseguenza faccio un movimento solo della colonna vertebrale, non tanto del bacino. Ok? Quindi prima cosa, premo il mattoncino con le ginocchia, quindi devo tenerlo fermo. Devo cercare di avere questa stensione della mia colonna vertebrale, quindi immaginare che ci sia un filo che mi tira sulla testa, quindi non devo assolutamente affossarmi, e su in cima. Ecco, questa sarebbe la partenza. Poi mano sinistra e mano destra e guardo dritto dove c'è il torace. Quindi il torace è lì, guardo di là. Per andare in torsione verso sinistra devo portare il mio respiro solo in questa parte del torace, solo lato sinistro, e quindi devo sentire le coste che si aprono, si allargano, e nel momento dell'espirazione, quando si comprime il torace solo di questo lato, io ruoto. Le mani mi daranno un aiuto per portarmi a ruotare in quella direzione. Quindi non è che devo tirare fortemente o devo spingere. La mano destra deve appena tirare e la mano sinistra spinge. I gomiti sono in alto, la colonna eretta, che non è dritta, è eretta, quindi rispettando le sue curve fisiologiche, e porto il respiro solo qui. Cresco, nell'espirazione vado. 5 respiri. 2, ancora 2, e l'ultimo. Espiro e torno nella posizione precedente. Allora, questo respiro, al di là che deve essere proprio magari preparato prima, lascio comunque una lezione qui sopra mi sembra, che lavoro solo alla respirazione, per cui meglio magari partire con un esercizio specifico e poi fare questa lezione. Il portare il respiro solo in questa parte non è semplice. Potrei anche cominciare su in piedi,
mettere la mia mano sulla parte del torace che io dopo dovrò utilizzare solo da questa parte e portare il respiro qui. Finché io non riesca a portare perfettamente il respiro solo qui, è meglio non farlo la posizione che ho fatto vedere, perché è come se io dovessi accelerare un processo, devo fare un passo indietro e poi dopo fare la posizione con il respiro, perché la posizione già non è semplicissima, la respirazione è ancora più complessa. Mi preparo, quindi se tu ti prepari prima, magari l'hai fatto la posizione, l'hai fatto, ok, però adesso che ho spiegato un attimino, perché secondo me era meglio spiegare questo prima, però vabbè, non fa niente. Se fai questo esercizio, poi dopo riprovi di nuovo sullo stesso lato e prima di andare a destra metto la mano qui e piedi paralleli, eccetera, a posizione Tadasana, non metto le mani, le dita delle mani larghe sulle coste qui, ok? E sento solo questo lato muoversi. Poi dopo vado a fare la posizione. Allora, facciamo questo esercizio qua. Mettiamo qua la mano, okay? Sempre questo filo che mi tira su in alto, la testa, e vado. Faccio 5 volte. Sempre con questo sibilo e cerco di respirare attraverso, quasi come se fosse attraverso la gola, questo rumore che la glottide è leggermente chiusa, che nello yoga si chiama Ujjayi. Tre, 4 e 5. Benissimo. Allora, andiamo dall'altra parte. Mattoncino in mezzo alle ginocchia, piedi paralleli, per cui le ginocchia non si spostano, stanno lì ferme. Le mani, apri i gomiti e le scapole si portano in basso. Respiro solo qui. Potrei anche mettere la mano qui e mano a mano sentire proprio che il respiro sia in questa zona laterale del torace destro. Ok, mettiamole tutte e due mani qua. Inspiro, blocco la parte quindi inferiore, tutta la parte posteriore, eccetera, tutto qui, esattamente qui. Espiro, vado. Espiro, ancora 3, 2, ancora una volta, nell'espirazione torno indietro. Benissimo. Ok, allora, qualcosa da aggiungere? Potrei dirti che nel momento della torsione, sì, è il tronco che ruota, però meglio ancora se gli occhi vadano un attimino prima del movimento, per cui gli occhi vadono, la testa gira e il tronco va. È un'altra cosa che avrei dovuto magari dire prima all'inizio, però va bene anche aggiungere dei concetti anche successivamente, perché così provi all'inizio in una certa maniera, poi successivamente prendi un altro concetto e poi adesso un altro concetto ancora e poi magari ripeti di nuovo a tutto a sinistra con dei concetti nuovi.
magari con questi concetti che ho detto nuovi, hai fatto una volta, poi un altro concetto, quindi allora riprovi, fai con altro e allora ci sarebbero 3 volte a destra e 3 volte a sinistra, con dei concetti nuovi. E va bene così perché provi in una maniera, nell'altra e vedi quindi la differenza tra l'inizio e poi con degli concetti aggiunti. Va bene? Allora, abbiamo fatto una lezione di torsione, magari nelle lezioni successive farò altre torsioni con questo concetto della respirazione da una parte piuttosto dall'altra, perché è molto interessante utilizzare nuovi concetti perché va ad alimentare il mio sistema nervoso centrale e di conseguenza ho delle benefici nel muovermi, in questo caso in torsione. Bene, nulla, ho finito la lezione, non ho detto all'inizio perché mi dimentico adesso sempre di dire all'inizio, ma te lo dico adesso. Ricordati di iscriviti al mio canale, di schiacciare la campanella per non perdere neanche una lezione, perché tutti i giorni alle 6:30, 7 del mattino c'è una lezione nuova. Poi se mi metti like e fai un commento, meglio ancora, così andiamo avanti con tutte queste lezioni tutti i giorni da lunedì a venerdì. Oggi è venerdì e ci vediamo lunedì. Avrai sabato e domenica per vedere e rivedere certe lezioni, magari praticare una cosa piuttosto che l'altra, oppure proprio fare un corso intero di principianti intermedio. Fra poco arriverà quello avanzato, quindi sono sempre 10 lezioni. Bene, ci vediamo lunedì, ci vediamo lungo le strade.